c'è davvero tanta differenza con quello originale. Pistone KO. Ciao raghi e benvenuti in questo nuovissimissimo video. Questo è il quinto episodio della serie Elaboriamo il mio Fantic. E quale migliore occasione per presentarvi una chicchetta che arriva direttamente dall'America. Una modifichetta che sicuramente piacerà moltissimo ai fanatici della carburazione. In Italia purtroppo non se ne parla molto e non ci sono informazioni al riguardo, ma in America ha avuto un notevole successo commerciale. Oggi andremo a parlare di un kit del nome JD Jetting. Che cos'è questo kit JD Jetting? Che cos'è questo kit JD Jetting? Ragazzi, lo scopriamo dopo 10 secondi di brevissima sigla, dopo aver verificato se siete iscritti al canale, e ci vediamo dopo. Vamos! Noi motociclisti siamo sempre alla continua costante ricerca di una carburazione perfetta, perché avere una carburazione perfetta aumenta notevolmente le prestazioni del nostro motore, soprattutto se parliamo di motori due tempi. Ovviamente questo non vuole essere un video promozionale, ma semplicemente voglio mettervi a conoscenza di un kit che purtroppo in Italia se ne parla ben poco. Perfetto ragazzi, ci siamo, eccolo qua, si presenta in una scatola nera. La prima cosa che ovviamente mi salta all'occhio è che ci garantisce una migliore potenza, un'accensione migliore e una migliore risposta da parte dell'acceleratore. Andiamo ad aprirlo insieme a voi. Andiamo ad aprirlo senza fare... oh, eccolo qua, senza fare danni. Un adesivello. Qui abbiamo il manuale di istruzioni per l'installazione, vari getti del massimo, un getto del minimo, uno spillo rosso e uno spillo blu. La differenza tra i due sostanzialmente sta nella conicità. Lo spillo blu è indicato per temperature più fredde e invece lo spillo rosso è indicato per le temperature più calde. Quindi in poche parole, questo spillo rosso è consigliato per l'uso estivo e questo spillo blu invece è consigliato per l'uso invernale. Ovviamente non voglio nascondervi che sono incredulo e scettico sul fatto che possa esistere un kit carburazione per aumentare le prestazioni del motore, però visto la spesa ho deciso di provarlo insieme a voi, testarlo e darvi un feedback. Perfetto ragazzi, è arrivato il momento di andare in pista, provare questi spilli JD, fare un confronto tra gli spilli JD e lo spillo originale. Andiamo ragazzi che si è fatto tardi, vamos! Stavo notando una cosa, che praticamente gli spilli JD tendono ad essere un po' più magri rispetto all'originale e ha una conicità molto più omogenea rispetto a quella lì originale, e quella originale tende a ingrassare tantissimo nella parte finale. Vedete che qui, vedete quanta differenza c'è? Quindi va da sé dire che bisogna ingrassare tantissimo il massimo. L'ora di provarlo.
Allora ragazzi, c'è davvero tanta differenza con quello originale, soprattutto nel tocco dell'acceleratore, che si sente che è molto più elastica rispetto all'originale, e anche una progressione molto accentuata, invece con quello originale tendeva a borbottare. Ho provato a fare anche qualche giro a bassa andatura e devo dire che si è comportata molto bene e non abbiamo avuto quella sensazione di avere una moto troppa carica di benzina e poi borbottare durante la fase di accelerazione. Non ho avuto assolutamente questa sensazione, anzi è molto pulita. Per quanto riguarda gli altri invece devo dire che secondo me qualche altro punto di massimo secondo me se lo prende tranquillamente. Considerate che da 500 sono passato a 560 e secondo me un 570 e un 580 secondo me gli calza molto bene. Un prodotto sicuramente molto interessante, ma entriamo più nel dettaglio. James Dean ha voluto ideare questi spilli perché secondo lui questa moto con questo carburatore dovrebbe andare più o meno bene a questa altitudine e questa temperatura. Il fatto che abbiamo un compromesso più o meno valido con questi spillini ci fa capire all'interno che c'è una grande approssimazione del prodotto. È vero sì che comunque va molto bene, ma stesso risultato è raggiungibile smanettando con le tabelle di carburazione di casa madre. Ma ciò non toglie il fatto che comunque rimane un ottimo prodotto, sicuramente orientato per clientela meno esperta e che si accontenta tantissimo di avere una carburazione che va più o meno bene. Sicuramente per avere un successo così grandioso in America sicuramente è perché è orientata a questo tipo di clientela, poco orientata per i piloti professionisti che cambiano la carburazione più volte l'anno e più volte al mese. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Doveva essere una bellissima domenica, doveva essere, e invece pistone KO.